Cari amici, buongiorno! Oggi parliamo del lavaggio del sangue. Il lavaggio del sangue messo a punto dal dottor Manuel Lezaeta Sharan è una tecnica fondamentale per disintossicare l'organismo. Ci permette di ripristinare l'equilibrio termico del corpo e ci porta all'eliminazione della tossemia nel sangue attraverso la stimolazione della circolazione e decongestiona gli organi interni perché richiama il sangue verso l'esterno. Ma chi è Manuel Lezaeta Sharan? Lezaeta sperimentò su se stesso i principi che avrebbe poi sintetizzato nel suo libro La medicina naturale alla portata di tutti, che è questo tomo pazzesco che in Italia è alla 29ª edizione. Quindi insomma non poco. E questo è un vero e proprio best seller, tradotto in tutte le lingue principali e diffuso in tutto il mondo. Lezaeta era malato di sifilide e dopo anni di trattamenti medici infruttuosi incontrò padre Taddeo di Visent, che gli insegnò come ritrovare la salute e praticamente gli cambiò la vita. Diventò vegetariano e visse con gli elementi naturali: acqua, sole, aria e terra. Era un brillante studente di medicina e lasciò gli studi ufficiali per dedicarsi ad approfondire lo studio della guarigione che aveva vissuto sulla sua pelle. Scoprì il principio dell'equilibrio termico, secondo il quale un organismo, per vivere in salute, deve mantenere la temperatura ottimale di 37 gradi sia sulla pelle che negli organi interni. Il lavaggio del sangue di cui parliamo oggi è una fra le tecniche che Lezaeta propone per riequilibrare la temperatura del corpo e di conseguenza la salute. Questa pratica è anche molto utile se volete che la vostra pelle riprenda vitalità. Come si fa il lavaggio del sangue? Questa pratica implica l'utilizzo del bagno di vapore, che può essere effettuato dentro l'apposita attrezzatura, come quella che vedete qua, o se non l'avete, potete sistemare alcune pentole di acqua bollente al di sotto di una sedia. Vi avvolgerete poi in una coperta per creare una specie di capanna di vapore, proprio che arrivi fino ai piedi e che chiuda tutto, una specie di sufumigi però per l'intero corpo, diciamo, e questa vi aiuterà a riscaldare il corpo. Mentre siete sotto l'effetto del riscaldante del vapore, potete sfregare il corpo con un guanto di crine, come questo, del quale vi lascio il link in descrizione. Questo è un guanto ambidestro che si utilizza sia da una mano che dall'altra e potete utilizzarlo per sfregare ulteriormente il corpo e quindi massimizzare l'effetto di calore e l'afflusso di sangue verso l'esterno. Trascorsi circa 5 minuti di immersione nel vapore, quando il corpo è ben caldo, uscite dalla capanna e con un lenzuolino di cotone leggero bagnato in acqua fredda e strizzato, ricordo che l'acqua fredda intendo 5 gradi meno della stanza dove siete, non deve essere acqua gelata, altrimenti lo shock è troppo forte, però vi garantisco che già 5 gradi meno della stanza in cui siete, insomma, si percepisce, anche se è fattibile. E quindi uscite dalla capanna belli caldi, belli grattugnati con il vostro guanto e prendete l'asciugamanino ben strizzato e vi avvolgete completamente mantenendo per massimo 30 secondi. Dopodiché potete ritornare nella capanna, rimettete l'asciugamanino nella bacinella di acqua e potete ripetere questo procedimento 3 o 4 volte a seconda della situazione. E si può concludere poi asciugando le ascelle bene, la parte dei genitali, e poi si può fare qualche esercizio fisico riscaldante, per esempio saltelli, insomma cose che implichino movimento e che facciano ben smuovere tutto il sangue nel corpo.
oppure se proprio non potete vi potete mettere nel letto ben coperti e poi magari prendere anche una tisana calda in supporto. L'importante è quello di sollecitare l'organismo allo scambio attraverso questi salti di temperatura. Potete all'interno del bagno di vapore potete utilizzare anche degli oli essenziali, come per esempio il rosmarino, l'eucalipto, la lavanda, la rosa o anche insomma oli simili, per aggiungere una marcia in più alla vostra pratica. E perché è importante il lavaggio del sangue? Perché durante la detox o il digiuno, con il lavaggio del sangue noi diamo all'organismo la possibilità di eliminare le fonti di tossemia che si riversano nel sangue. Praticamente alternando il calore e il freddo sulla pelle si ottengono suggestive congestioni sia in superficie che nell'interno del corpo, che generano un flusso ed afflusso sanguigno dall'interno e viceversa. E in questo modo si permette un vero e proprio lavaggio del sangue attraverso i pori della pelle. Con questo tipo di stimolazione noi aiutiamo il sistema emuntorio del corpo a liberarsi delle tossine fuoriuscite dalle cellule attraverso la detox. Il lavaggio del sangue si può fare anche con il sole. Adesso che arriva il periodo estivo possiamo approfittare del nostro fratello sole per la nostra salute. E quindi come si fa il lavaggio del sangue al sole? Ci si mette al sole coperti da un accappatoio o da un telo bianco. Dopo circa 10 minuti si rinfresca il corpo intero con l'asciugamanino bagnato e strizzato, un po' come si fa per il bagno di vapore, con il vapore vero e proprio. Anche in questo caso si può ripetere l'operazione per 3 o 4 volte e concludere con l'esercizio fisico riscaldante e poi magari un bel succo di frutta estratto fresco per ristorare l'organismo. Quindi, se volete più informazioni sul lavaggio del sangue e sulle altre pratiche igieniste, seguite i video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e contattateci ai link che vi lascio in descrizione, e se volete provare direttamente venite a trovarci alla Corte delle Farfalle. Questa è la pillola igienista di oggi, un abbraccio da Isa, a presto, ciao!